E così alla fine OpenAI ha bloccato l'accesso agli utenti italiani. In questo video vi spiego come aggirare il blocco. Sì, vi spiego davvero come aggirare il blocco, perché non c'è niente di illecito nel farlo. Ma prima di fare questo non solo vi spiego come aggirare il blocco, vi spiego anche il perché del blocco e vi spiego addirittura come avere la vostra versione locale, se siete un filo smanettoni, di GPT-4 senza alcuna limitazione. E non è un clickbait, lo faccio davvero. Io sono Matteo Flora, mi occupo di queste cose per lavoro e questo è Ciao Internet. Ciao Internet, questo video avrà 3 parti. La prima che spiega che cosa sta succedendo. La seconda che spiega come evadere il blocco e utilizzare lo stesso ChatGPT. La terza che spiega come installarvi una vostra versione di ChatGPT e c'è anche uno sponsor che non vi aspettereste mai, ve lo dico, non ve lo aspettereste mai. Ma partiamo dall'inizio. Che cosa è successo? Ho visto in giro l'ira di Dio di cavolate, quindi rivediamolo assieme. In un provvedimento, quello del 30 marzo 2023, il garante, qui sopra vi lascio il link alla chiacchierata che abbiamo fatto con io e Guido Scorza, che è un quarto del garante mal contato. Comunque il garante ha emesso un provvedimento di limitazione provvisoria al trattamento dati. Partiamo da lì. Non ha bloccato in Italia ChatGPT, ha ordinato, mettiamola così, a OpenAI di limitare i trattamenti in maniera provvisoria finché non ci saranno una serie di delucidazioni di un certo tipo. Quali trattamenti? Allora, non sono particolarmente favorevole alla cosa, non l'avrei fatta così, avrei chiesto solo delucidazioni, quindi non sono a favore, ok, del garante, tutt'altro. Vi dirò di più, il provvedimento è scritto secondo me male, secondo me. Ma comunque, che cosa chiede? Allora, innanzitutto constata una cosa che è vero, che nel momento in cui tu ti registri al sistema, nel momento in cui provi ad utilizzarlo, non ti viene chiesta alcuna autorizzazione al trattamento dati e non ti fanno vedere l'informativa. Ed è vero, se noi guardiamo sul sito web c'è in fondo un linkino privacy policy, ma nessuno mi fa vedere l'informativa e mi chiede di accettarla o meno, spiegandomi come utilizzerà questi dati. Vero. Rompimaroni, ma vero, ok? Seconda cosa, non c'è nessun meccanismo per prevenire ai minori di accedere effettivamente al servizio. Non c'è nessun filtro che blocchi i minori, filtri che esistono in tante altre piattaforme. C'è un controllo via cellulare, ma questo è quanto. Effettivamente è vero, è corretto. Poi ci sono le cose un po' più difficili. Perché? Perché in realtà una delle cose che viene più male interpretata è il fatto di dire ma ci sono delle informazioni fake, quindi recupero un secondo, considerato l'assenza rilevato che il trattamento dei dati, eccolo qua. La cosa che tutti dicono, vabbè, ma è un LLM, non può avere dati rilevato che il trattamento dei dati personali degli interessati risulta inesatto in quanto le informazioni non sempre corrispondono al dato reale. Qui dobbiamo fermarci un secondo, perché è più difficile di quanto sembri ed è forse la parte un po' più complessa e un po' più difficile anche da risolvere. Non gliene frega niente al garante del fatto che i dati che ti dà GPT sono falsi e fake news, e allora i giornali, e allora il PD, non gliene frega assolutamente niente. Non è quello il punto. Il punto è che evidentemente ha preso delle informazioni che concernono Matteo Flora, ma sbaglia nel dire chi è Matteo Flora e nel fornire informazioni sbagliate. E non è un problema da poco, Perché? Perché evidentemente
evidentemente ha un sacco di informazioni su Matteo Flora, se no non riuscirebbe a costruire tutta una serie di informazioni. Ve le lascio aperto nel frattempo, poi vi spiego anche che cos'è questa cosa bellissima che state vedendo, però mettila così, in realtà ha un sacco di informazioni su Matteo Flora, sta trattando dei dati molto importanti su Matteo Flora, dice che è un imprenditore, esperto di comunicazione digitale e ingegnere informatico, cosa che non sono. Ha consolidato la sua reputazione nel settore del digital marketing e della comunicazione online lavorando bla bla bla. Ha fondato un'azienda tra cui The Fool, nel corso della carriera ha riconosciuto vari riconoscimenti e premi bla bla bla. Inoltre è spesso invitato a partecipare a conferenze. Ok, per sapere di più visita il suo profilo LinkedIn. Vediamo dove ci porta il profilo LinkedIn. E effettivamente mi porta al mio profilo LinkedIn e ancora lì mi dice il sito Matteo Flora. C'è un problema. Il problema è che evidentemente sta trattando i miei dati di Matteo Flora, ma non c'è da nessuna parte nessun tipo di tool che mi consente di correggerli, modificarli, aumentarli, richiederne una copia. I dati di tutti gli italiani, i dati che sono presenti online degli italiani, sono all'interno di OpenAI, di tutta la varia parte di GPT di OpenAI, ma non si capisce per quale motivo. È come un motore di ricerca? No, non è come un motore di ricerca. A parte il fatto che il motore di ricerca hanno una serie di esenzioni da problematiche eccetera a livello europeo, comunitario eccetera. A parte quello, non è un motore di ricerca, è un qualcosa che prende quei dati, li elabora e me ne dà una forma elaborata, e per fare questo deve chiedere sfortunatamente dei consensi. Anche se dovessimo arrivare al fatto di dire che il consenso non lo deve chiedere precipuamente, bla bla bla, comunque deve a tutti gli effetti darmi la possibilità di modificarli, eccetera. Quindi mi sta sui marroni questa cosa? Assolutamente sì, ma non è sbagliata. Potevano farlo altri? Sì, sarei stato più felice che lo avesse fatto un altro stato, perché sennò nel frattempo, in realtà adesso vi spiego come girarlo, però nel frattempo è un po' un casino. Però sono convinto che succederà in Europa più o meno a tutti. Ah, il garante ha bloccato ChatGPT e adesso non è più possibile. No, il garante ha fatto un'unica cosa, ha chiesto come misura la limitazione provvisoria del trattamento, ha chiesto a OpenAI di limitare questo trattamento e gli ha dato 20 giorni per spiegare questa cosa, ma OpenAI ha deciso in maniera molto, molto differente. Cosa ha deciso OpenAI? Ha deciso di disabilitare l'accesso per gli utenti italiani. Se provate dall'Italia a entrare qui su ChatGPT, vi dice che hanno disabilitato l'accesso, non ci si può più registrare, e addirittura tutti quelli che hanno comprato un abbonamento hanno il refund, cioè gli rimborsano il tutto, eccetera. La cosa più particolare non è tanto questa, è cosa dice Sam Altman, il fondatore, che dice certo, abbiamo fatto quello che ci diceva il governo italiano, a parte che non è il governo ma quello è un altro discorso, abbiamo smesso di offrire ChatGPT in Italia, anche se pensiamo che seguiamo le privacy law. L'Italia è uno dei miei è uno delle mie nazioni favorite e vorrei visitarla spesso, che fa capire che o non hanno veramente capito qual è il problema o non vogliono capire qual è il problema, perché il problema qui è grosso e ha a che fare con i dati che sono processati di milioni di cittadini europei, non solo italiani. E questo problema è partito prima per l'Italia, avrei preferito altri, eccetera, ma arriverà in tutta Europa ai cittadini. L'abbiamo visto con Clearview, che è il sistema di riconoscimento facciale. Non lo ha capito, e non ha capito che ci sono tutta una serie di problemi che si ribaltano paro non su di lui, su OpenAI, ma su Microsoft, che questa tecnologia va a recuperarla. Già, perché a breve vedremo, se le cose non si risolvono, il blocco delle API, vedremo il blocco di Bing, vedremo il blocco di tutte quelle realtà che usano
OpenAI senza grossi problemi. Ma vi avevo detto, si può eludere il blocco. Fermi tutti. E si può eludere il blocco, ve lo dimostro. Avete visto che ero bloccato, a questo punto invece ritorniamo su ChatGPT Plus e diciamo scrivimi una poesia, e questo è GPT-4 che funziona perfettamente dall'Italia. Perché? Perché in questo caso ho utilizzato una VPN. Una VPN è un servizio a pagamento o meno, ma poi vediamo perché io preferisco quelli a pagamento, che ti consente di attivare una connessione che non va da casa tua al sito web di OpenAI, ma che va da casa tua a un punto di concentramento da qualche parte in Europa o nel mondo e da lì da OpenAI. In questo modo io posso evitare di far vedere dove sono ed evitare in questo modo il blocco. Non è così semplice, ci vogliono due cose diverse se volete saltare il blocco. E quando voi mi dite Matteo, ma perché saltare il blocco? Tu proprio è illegale saltare il blocco. In realtà no, noi non abbiamo mai disposto come garante e come Stato italiano nessun blocco. Il tema dell'aggiramento di questi blocchi che ha deciso unilateralmente OpenAI non esiste. Non c'è un problema di aggiramento, nessuno mi darà problemi, almeno stante le cose come sono al momento in cui registro, per aggiramento. Non è una violazione, non è un illecito per gli utenti. Le domande sono a come tratta i dati OpenAI, non a come lo utilizzate voi. E tra l'altro il blocco è una prova di scarso interesse verso la privacy o di interesse verso la privacy ma non voler risolvere la cosa. Quindi usare una VPN risolve il problema? Assolutamente sì, con due parti. Devo attivare una VPN sul dispositivo con cui io vado a fare il tutto, e devo fare un'altra cosa, devo mentire se voglio. Se io ho fatto la subscription a Plus, devo dire mentendo, e quello sì che è un po' un altro discorso, ma è una violazione dei termini contrattuali, devo dire di non essere in Italia. In questo caso io dico, in questo account, ma ne ho più di uno, che sono a Monaco, in Germania. Perché? Perché altrimenti ovviamente facciamo in modo che OpenAI, nel momento in cui continua a farti la prossima parte di pagamento, non te lo consente. Quale VPN? Qui vi faccio ridere. Questo video è sponsorizzato da NordVPN, un sacco di voi rideranno. Fermi tutti, non ho cambiato idea sulle VPN. Le VPN non sono la panacea ad ogni male. Ho visto un sacco di YouTuber dire volete navigare sicuri, qualunque cosa fate, c'è usato una VPN? No. Se tu sei sicuro navigando o meno dipende nel 90% dei casi da come ti comporti. Una VPN serve in alcune cose speciali. Serve se non ti fidi di una connessione particolare e ti dici preferisco pagare qualcuno e fidarmi di quel qualcuno che non fidarmi dell'hotel dove sono, della connessione libera o di quella di non lo so di chi sia che mette a disposizione. Una VPN ti serve quando qualcosa viene bloccato nella tua nazione e devi far vedere che navighi da un'altra parte con lo stesso livello di sicurezza più o meno di quello che faresti con la tua connessione casalinga. Una VPN ti serve quando vuoi semplicemente modificare da un punto di vista geografico dove ti trovi e perché. Se voglio connettermi a un servizio di VPN e non ho grandi problematiche rispetto a che dati passo, perché non gli passo la mia banca, i miei social network, i miei dati privati, gli passo semplicemente un sito a cui voglio connettermi. In tutta onestà non andrei mai in una VPN gratuita. Perché? Perché se è gratuita in qualche modo deve fare profitti, e i profitti quasi sicuramente saranno vendendo i miei dati. 2. Voglio una realtà che conosco perfettamente. Può piacervi o non piacervi NordVPN, ma sappiamo chi sono gli investitori, chi è il CEO, chi è il board, la trasparenza è massima. E 3. Vado da una di quelle grandi. Perché grandi? Perché sono quelle che hanno più da perdere se fanno qualche cavolata. Già, perché se il piccolo provider VPN messo chissà dove fa una cavolata, fallisce, chiude e siamo a posto così.
Ma i grandi, hanno un bel po' più di problemi. Se esce una problematica di un certo tipo su un grande provider di VPN, i problemi sono molto molto più grandi. Non solo, ma mentre non troverò nessuno che fa più o meno le pulci al piccolo provider di Caltanissetta o di Bonate Sopra, trovo un sacco di gente che ha tutto l'interesse a fare le pulci ai grandi. Ecco perché in questo video è sponsorizzato da uno dei più grandi, NordVPN. Qui sotto trovate l'indirizzo per il mio codice di referral. Credo anche che ci siano scontistiche eccetera, ma non lo so, non è quello di cui ho parlato, e continuiamo con il nostro video. Già, e continuiamo dicendo che funziona. Beh sì, funziona. In questo momento sono connesso a ChatGPT, posso usare la 4 perché ho l'abbonamento, e posso dire raccontami una storia. Come funziona la VPN? La installate seguendo le istruzioni che sono abbastanza semplici, o sul vostro cellulare o sul computer da cui state navigando. La attivate, per quanto mi riguarda, solo quando dovete utilizzare questo sito, e non navigate con tutto quello che fate, vi limitate a quel sito. Ci sono altri modi, ce n'è uno bellissimo che secondo me è assolutamente meraviglioso, ed è crearvi il vostro sistema direttamente di OpenAI e di ChatGPT. Impossibile? No, abbastanza semplice in realtà. Quello che dovete fare è iscrivervi all'interno di quello che è il portale delle API, cioè il portale di OpenAI. All'interno del portale di OpenAI avete la possibilità di registrarvi e avete la possibilità di accedere alle API. Che cosa sono le API? Application Protocol Interface. Cosa significa? Significa che avete la possibilità, andando su OpenAI e di registrarvi, di entrare all'interno di un altro sistema, che è questo, una volta registrati, in cui potete avere un po' di cose. La prima cosa interessante: potete utilizzare i vari modelli sulla base dell'utilizzo. Ad esempio per GPT-4, se vi abilitano per GPT-3 3,5, avete 2 millesimi di dollari per 1000 token, che sono 800 parole più o meno. Per invece GPT-4 avete 3 centesimi ogni 1000 token, che sono qualche migliaio di caratteri. E poi potete creare una API key, una chiave di API. Una chiave di API significa un codice identificativo che vi serve da aggiungere all'interno di vari software. Quali software? Personalmente vi consiglio su GitHub, personalmente, Chatbot UI, Chatbot UI, che è creato da McCabe Wrigley, vi lascio il link comunque in descrizione, che è un repository che fa una cosa esattamente identica a quella che voi vedete online. Non ci credete? Ve lo dimostro. Questa è l'interfaccia grafica che normalmente si usano. Qui a sinistra abbiamo, come normalmente avete visto in tante altre parti, qui a sinistra abbiamo le conversazioni che abbiamo fatto, e possiamo creare nuove chat usando ChatGPT 3 e mezzo o 4. Possiamo dire chi era Napoleone e ottenere la nostra risposta, ma in più invece sulla destra abbiamo anche l'elenco di tutti i vari altri prompt. E la cosa interessante dell'elenco dei prompt è che io posso crearmi i miei prompt e andarli a recuperare. Come funziona? Scarico il sistema, ho bisogno di avere un minimo di nerditudine per poterlo fare, devo dire la verità, e l'unica cosa che devo prendere in considerazione è che all'interno di un file che si chiama .env.local devo mettere la mia chiave. In questo caso non provate a copiarla, le X sono finte. Quindi fatto questo, io ho un mio sistema di ChatGPT con un mio modello da utilizzare, con la possibilità di memorizzarmi le mie cose in locale o non, e ho la possibilità semplicemente muovendomi e
lanciando il mio simpatico sistema dalla mia console, di muovermi. È una roba per nerd, ma sono convinto che dei nerd che mi conoscono, alcuni almeno di questi, non avevano idea di che cosa fosse Chatbot UI e adesso lo sapete. Quindi, chiudendo, come si fa tutto questo? Sono 20 minuti. 1. Avete i motivi per cui è successo tutto questo. 2. Avete come evadere teoricamente il blocco. 3. Avete anche la possibilità di installare localmente la vostra versione di GPT. Come andrà avanti dipende tanto dalla posizione che avrà Sam Altman. Se continuerà da questo punto di vista, l'Italia è solo la prima e sono disposto a scommettere una buona quantità di soldi che tanti altri paesi in Europa si muoveranno verso il blocco o meno. Tutto qui. Se vi interessa potete iscrivervi qui sotto, parlo abbastanza spesso di intelligenza artificiale e soprattutto di large language model. Per il resto, grazie mille per avermi ascoltato. Inde stote parati.